Ragazzi, ma quanto tempo è che non facciamo un bel video di officina, eh? Ah, guarda un po' qua, tutte le mie bici messe qua così su questi nuovi portabici da muro che vi farò vedere in un altro video più avanti. Però oggi dobbiamo dargli una sistemata a queste bici perché sono tornato da Livigno da circa un paio di settimane. Le ho abbandonate qui così, non le ho neanche pulite e poverine hanno bisogno un po' un restyling perché quest'anno le abbiamo usate davvero tanto, soprattutto l'Enduro e il DH in bike park che ci ho dato giù di brutto. Il DH l'ho già sistemato l'altro ieri, anche la mia Dirt, che non è questa è la vecchia bici in titanio che avevo. E oggi quindi ci butteremo sull'Endurello, la Giant Rain, guarda qui. Tutto sporca, diamo una bella pulita, una sistemata, controlliamo che sia tutto a posto, freni, cuscinetti e quant'altro e la rimettiamo in sesto. Dai. Vi dirò la verità, questo portabici è una figata pazzesca. Non vedo l'ora di farvi vedere il video dell'installazione di come funziona. Eccoci qua con il nostro solito bellissimo cavalletto marcio. Tac. Andiamo a piazzarci la bici sopra e cominciamo che oggi c'è un bel po' da fare qui, Quest'anno la Rail l'ho sfruttata davvero al 110% dopo averla montata perché mi trovo veramente bene con le nuove sospensioni. Però, poverina, girare in bike park, lavarla con l'idropulitrice e quant'altro ha sofferto un pochettino. Adesso vediamo di smontare tutto completamente, smonterò anche il carro posteriore per intero, vi farò vedere un po' come revisionare soprattutto il telaio, che non abbiamo visto nei video precedenti. Come prima cosa mi metto i guantini, che non ho voglia di sporcarmi le mani. Ecco fatto. Chiave alla mano e possiamo cominciare, direi. Iniziamo a tirare via le ruote. E divella via. Bicicletta. Questa era molle, Per togliere la catena non ho la chiave apposta, quindi userò questa pinza becchi lunga, dovrebbe funzionare. Eccola. Attenzione a non fare danni. E già che ci siamo andiamo anche a controllare se si è allungata e se è da cambiare. Per controllare la catena se si è allungata ci serve questo tipo di attrezzo. Io ho questo qua della Unior, ce ne sono di diversi marchi, diversi tipi, fate attenzione di prendere uno di buona qualità altrimenti sarà starato. Questo potete trovarlo su Amazon, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Con questo strumento di misura possiamo valutare due range di allungamento della catena che vanno da 0,2% a 1%. Noi andremo a inserire quello tra 0,2 e 0,5 per vedere se la catena si è allungata e si utilizza proprio così, si inserisce il retro qua nella maglia e si mette dall'altra parte l'altra estremità facendolo cadere. Se va a battere sulla catena è consumata, altrimenti come in questo caso la catena è ancora buona. Se utilizziamo l'altro lato probabilmente non entra neanche, infatti, perché la catena è abbastanza nuova. Perché è importante controllare l'usura della catena per evitare di usurare troppo la corona, ma soprattutto la cassetta che costa ben di più della catena. Direi di fare prima la parte anteriore, quindi togliere la forcella, ingrassare la serie sterza e rimontarla e poi passare al posteriore e sistemare il carro. Facciamo così, va? Per aprire il cuscinetto usiamo un taglierino, andiamo delicatamente a togliere lo schermo. Così, e poi in questo caso ci vuole un cacciavite a taglio, lo infiliamo nella fessura qua sotto, facciamo un po' di leva ed ecco che si apre tutto. Attenzione a non perdere le sfere, comunque ben ingrassato, Diamo una pulita lo stesso che magari è entrata dell'acqua. Possiamo ringrassare e richiudere. Mettiamo lo schermo. Questo direi che è a posto. Forcella, inseriamo, mettiamo il cono, spacer e attacco manubrio. Direi che va alla grande. Urco, questo gira malissimo. Sentite che rumore? Probabilmente da sostituire, starà facendo una ruggine, deve essere entrata dell'acqua. Purtroppo non sono sicuro di avercelo, andrò a dare un'occhiata, ma se non c'è dovrò aspettare che arriverà il pezzo nuovo. Va bene, cominciamo quindi a disassemblare tutto il carro. Iniziamo a togliere questo che la guaina è da cambiare.
Sistemare il carro e fare il taglio a pezzi è un processo abbastanza semplice, basta sfittare tutto, togliere i pezzi e piazzarli lì sul tavolo. Il problema sarà dopo, quando dovremo rimontarli, e ricordarsi dove mettere tutti questi spacer piccolini, perché ci sono diverse misure, non sono tutti uguali, ognuno ha la sua posizione. Quello che farò adesso sarà pulire tutti i pezzi del carro, pulire completamente il telaio, ingrassare tutti i cuscinetti, controllare che siano tutti a posto. Se ce ne sarà qualcuno da sostituire, provvederò a sostituirli. Sarà un processo lungo, ma ce la faremo senza problemi. Andiamo avanti. Per controllare i cuscinetti non faremo altro che farli girare uno ad uno in questo modo per sentire se grattano oppure no. Questi sono abbastanza ben messi, deve essere entrata un po' d'acqua qui. Questi sono messi decisamente meglio nonostante stiano più in basso. Ora andrò ad aprirli tutti col taglierino come prima e ad ingrassarli. È molto importante, soprattutto con i cuscinetti del carro, farli girare, quindi mettersi qui, farli girare un po' così per cambiare la posizione, perché sulla bici questi cuscinetti quando lavorano fanno veramente un minimo di rotazione, non completano un giro, fanno magari un ottavo di giro e quindi vanno sempre a lavorare sullo stesso punto. Così facendo invece noi andiamo a spostare le sfere e cambiare il posizionamento così che smettono di picchiare sempre nella stessa sede. Questo potrebbe aiutare a allungargli un po' la vita. Anche qui sulla parte posteriore abbiamo dei cuscinetti da revisionare, ne abbiamo ben 6, quindi andiamo a vedere questi, dopodiché riassembleremo tutto. Anche questi li facciamo girare per sentire come sono messi, e non sono così male in effetti. Pulita anche la parte posteriore, montiamo il link da capo. L'assemblaggio prosegue, adesso sto montando la pedivella, così che andiamo a chiudere anche questa parte qui. Purtroppo non avevo il cuscinetto da sostituire, quindi dovrò rismontarlo poi un'altra volta quando mi arriverà. A un buon punto non resta altro che dare una pulita alla catena e poi una sistemata alle ruote. E siamo a posto. Per il controllo delle ruote ci serve un bel centraruote. Questa è bella sporchina, Essendo questa una 29 non ci sta sul centraruote, quindi do una controllata ai raggi a mano. Se è tutto a posto va bene così, altrimenti toglierò il copertone e la metterò sul centraruote, però così a braccio mi sembra tutto regolare. Rimontiamo la cassetta ingrassando bene. Dunque la ruota sembra in ottimo stato, è perfettamente dritta. Probabilmente darò una tensionata ai raggi dando un quarto di giro a tutti, così che rimane sempre centrata. Possiamo poi buttarla sulla bici. Ruota davanti pulita, perfetta, non ha nessun tipo di problema, anche i cuscinetti girano benissimo. Ci siamo. Perfetto. Resta da centrare il manubrio e chiudere le viti. Bene ragazzi, la bici è ritornata praticamente nuova, a parte qualche graffio sul telaio. Spero che il video vi sia utile. Se dovete fare qualche revisione al carro posteriore, fate sempre attenzione comunque se non siete esperti, soprattutto con i cuscinetti. Ci vediamo al prossimo video, arrivederci! Awesome!